Ti appresti a ristrutturare casa? Nel video di oggi vedremo insieme le 7 cose fondamentali da tenere presente prima di cominciare la tua ristrutturazione perché tu possa realizzare la casa dei tuoi sogni. Te ne sei già accorta, vero? Ristrutturare casa non è una passeggiata. Tutto comincia con un sogno, l'idea di una casa accogliente nella quale andare a vivere che prende forma nella tua testa. Prima o tardi, però, dovrai scontrarti con la realtà. Dare vita a ciò che hai in mente è molto complicato. Hai idea di quante persone non sono riuscite a creare ciò che desideravano? Pensa a come ti sentiresti se dopo aver speso tantissimo tempo, energie e denaro ti ritrovassi a dover vivere in una casa che sì, è bella e funzionale, ma che non ti rappresenta. Non è quello che stavi sognando. Non basta un'idea in testa, non è sufficiente sapere ciò che vuoi. Quello che ti serve è un vero e proprio progetto dettagliato in ogni particolare, che parta dall'impianto di riscaldamento e che arrivi fino ai mobili. E fai molta attenzione, quanto più sarà dettagliato, quanto più la ristrutturazione si avvicinerà alla casa dei tuoi sogni. In particolare ci sono 7 elementi che devono essere ben chiari nel tuo progetto prima che inizino i lavori. Se anche solo uno di questi non fosse perfettamente delineato, allora prenditi del tempo e aspetta prima di far partire la ristrutturazione. Ecco i 7 elementi imprescindibili di ogni progetto. Il primo, l'impianto di riscaldamento. Certo, tutti sanno che una casa deve essere riscaldata. Quello a cui molte persone non pensano è il come verrà riscaldata. Non è un aspetto che puoi permetterti di ignorare perché è una vera e propria scelta tecnica che andrà a modificare sensibilmente l'intera abitazione. Prendiamo per esempio un impianto di riscaldamento tradizionale. Se questa fosse la tua scelta, dovrai indicare esattamente dove posizionare i radiatori ed è un aspetto fondamentale perché quelle porzioni di pareti non saranno liberamente utilizzabili. Ancora, pensa al riscaldamento a pavimento. È importante che tu lo definisca in fase di progetto. Affinché l'impianto possa funzionare e performare al meglio serve un certo spessore del pavimento, così che contenga i pannelli radianti. Nemmeno quando si tratta di climatizzazione aerea puoi permetterti di lasciare il tutto ad una decisione successiva. Sapevi che ci sono delle regole di altezze minime dell'impianto sotto le quali non si può scendere? Le opzioni per riscaldare una casa sono diverse e ognuna richiede interventi specifici e preventivi specifici. Assicurati di scegliere il tipo di impianto subito, prima della ristrutturazione, altrimenti sarai costretta ad accettare quello tradizionale. Secondo, il pavimento. Molte persone pensano che il pavimento sia una semplice questione di gusto, la realtà però è un'altra. Certo, la pavimentazione è fondamentale ai fini dell'estetica della casa ed è anche la base dell'atmosfera che si respirerà. Ma non è solo questo. Ogni tipo di pavimento necessita di un proprio sottofondo con caratteristiche peculiari. Questo significa che non hai la possibilità di scegliere il pavimento in un momento successivo, perché in assenza di istruzioni l'impresa edile preparerà un sottofondo per le piastrelle tradizionali, perché è la scelta tipica. Cosa accade se, sfogliando una rivista, visitando un'altra abitazione, ti innamorassi per esempio delle cementine? La differenza di spessore tra le cementine e le piastrelle è così netta che l'impresa dovrà rompere il sottofondo già preparato e ripetere i lavori, con conseguenze, spreco di soldi e di tempo. Terzo, la cucina. Nonostante si tratti di una stanza fondamentale e curata nei dettagli, le persone cadono spesso nell'errore di andare a sceglierla solo all'ultimo minuto. Ma vuoi davvero che la cucina dei tuoi sogni si debba adattare agli impianti già montati? Non sarebbe molto meglio se invece fossero gli impianti ad adattarsi alla tua cucina?
Se scegli la cucina all'ultimo minuto sarai costretta a scendere a tanti compromessi, tra i quali la rinuncia magari a quella che più amavi. E allora, una volta definite le misure della stanza, vai da un rivenditore e studia insieme a lui la soluzione migliore. Potrai far così montare gli impianti sulla base della cucina che desideri davvero, senza dover optare per seconde scelte. 4. L'illuminazione. La luce è la base del benessere e se ti dimentichi di studiare subito l'illuminazione, potresti ritrovarti con una casa poco accogliente. E non si tratta solo di ambienti bui o male illuminati, anche un'abitazione molto luminosa potrebbe non farti sentire come a casa, perché la distribuzione delle luci magari non è ottimale per farti provare delle sensazioni, quelle insomma che vorresti vivere. Per ottenere un risultato che ti farà emozionare, mettiti al tavolo con l'elettricista prima che sia troppo tardi. 5. I sanitari. Prima di cominciare i lavori, gli idraulici chiedono sempre la scheda tecnica dei sanitari scelti. Questo perché le tipologie ormai sono diverse, ce ne sono a muro e a pavimento. E se non sei preparata o se nemmeno hai idea ancora di ciò che vuoi, gli impianti saranno realizzati per sanitari a pavimento. Ancora una volta dovrai sborsare inutilmente altro denaro e sprecare altro tempo se cambierai idea e vorrai magari quelli sospesi, a meno che non accontentarsi di qualcosa che in realtà non vorresti. 6. Rifiniture e rivestimenti alle pareti. Qui vale lo stesso discorso dei pavimenti. Il sottofondo è diverso a seconda del materiale che scegli, che sia pietra, piastrella, carta da parati o anche semplice pittura. Attendere non sarà mai una buona scelta. Ancora una volta il rischio è di dover ripetere i lavori già eseguiti. Ma perché spendere più soldi e tempo? 7. Arredi. Anche se gli arredi sono obiettivamente l'ultima cosa a mettere in piedi in casa, sono anche una delle prime cose a cui dovresti pensare, se non vuoi ritrovarti a vivere una casa che non è ciò che sognavi. Se pensi che stia esagerando, rifletti semplicemente sul fatto che, per esempio, potresti essere vincolata a nascondere dei tagli di luce a cui avevi pensato a causa di un mobile dalle dimensioni non previste. Per non parlare di quell'applique della parete che ora devi spostare per via di un arredo di nuovo che non avevi considerato. O ancora potresti essere forzata a usare inestetiche prolunghe perché nonostante tu abbia messo decine di prese elettriche, te ne manca una proprio nel punto in cui vorresti inserire una bella lampada. Come dicevo poco prima, una ristrutturazione è un'avventura complicata che andrebbe affrontata senza lasciare nulla al caso. È un progetto così dettagliato da tenere conto anche di questi 7 aspetti, è complesso e richiede tempo. Ma non pensi che sarebbe meglio investire del tempo e della fatica in principio, se questo vorrà dire riuscire ad avere la casa dei tuoi sogni? Non solo. Significherà anche non buttare via tempo e sprecare inutilmente denaro. Se stai per partire con una ristrutturazione, fermati un secondo e chiediti: sei davvero sicura? Hai davvero pensato ad ogni dettaglio? Se così non fosse, non esitare a contattarmi, trovi i miei contatti in descrizione. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.